Inter-Fiorentina 4-0, terza vittoria consecutiva, 4 gol segnati, 0 gol subiti, sottolineiamolo, è un Inter davvero tanta roba, anche quella che abbiamo visto oggi, Simo, un Inter che fa un altro passo avanti importante al primo vero banco di prova di questa stagione. Aspettavamo questa partita proprio per testare l'Inter in maniera importante, per testare tante cose dentro l'Inter in maniera importante. Ho preso una valanga di appunti che adesso andremo ad analizzare insieme. Questa però è una grande vittoria per l'Inter che si conferma a punteggio pieno, di fatto per differenza reti è sopra il Milan in questo momento, Milan che sarà l'avversario dell'Inter dopo la sosta per le nazionali, maledetta sosta. Oggi vorremmo giocare il derby subito, dateci il derby subito perché vogliamo giocarcela. È sentito, sarà un grande derby sicuramente, e oggi l'Inter fa vedere tante belle cose che adesso analizziamo. 4-0 contro la Fiorentina, una squadra sempre ostica per la nostra Inter. Le ultime partite sono sempre state apertissime, oggi c'è stato un dominio totale. È vero che hanno giocato giovedì, potrebbero aver risentito un pochino dell'Europa, è vero anche che avendo giocato 2 partite importanti in Europa sono anche più avanti a livello di preparazione. Oggi un Inter che ha saputo fare una partita diversa dall'Inter delle scorse stagioni, ha aspettato di più e ha fatto malissimo. Un po' poco da dire, nel senso che abbiamo fatto veramente la partita perfetta. È strano perché a fine primo tempo il risultato era di 1-0 e di fatto sembrava che comunque la partita potesse essere ancora aperta. Io attendevo come l'Inter sarebbe rientrata nella ripresa, perché comunque le scorse 2 partite le abbiamo sapute diciamo aggiustare e gestire con grande facilità. Qui io mi chiedevo, chiude il primo tempo 1-0, peraltro con un paio di gol clamorosi sbagliati da Thuram, quindi anche con quella sensazione di mi sta stretto questo risultato. Sì. Devi rientrare cercando il secondo e poi arrivando a gestire, quindi devi alzare il livello per poi poterlo riabbassare. Lo faremo, ne saremo in grado. Perfetti, 2 gol nel giro di pochi minuti, l'uno a distanza dall'altro, e poi gestione totale con anche il quarto arrivato in seguito. Veramente non so cosa dire, di partita meravigliosa. Ecco, io ringraziando Sacra TV che si è abbonato su Twitch, grazie di cuore per il sostegno e per l'abbonamento, Simo. Allora, non riepilogheremo tutte le azioni perché io ho preso una quantità di appunti sul mio quadernino che ci vorrebbe un mese per poterle riepilogare tutte. Cito i marcatori di questo 4-0: Thuram, Lautaro Martinez, Çalhanoğlu su calcio di rigore e di nuovo Lautaro Martinez a chiuderla con un gol spettacolare. Mi ero preso io 5 appunti sulle cose che avrei voluto vedere e testare in questa partita, le analizziamo insieme. Le prime 2 le unisco, Sommer e De Vrij, quindi in generale la difesa. 0 gol subiti anche oggi, si era detto l'attacco del Monza magari un pochino lo ridimensioniamo, l'attacco del Cagliari lo stesso, l'attacco della Fiorentina è già un passo avanti. Oggi De Vrij, dopo aver annullato i suoi precedenti avversari, ha annullato sia Beltran che Nzola, entrambi. Grande partita. Sommer ha fatto 2 buone parate, non è stato impegnato tantissimo, ha giocato anche bene con i piedi, ma ancora oggi è una partita in cui è difficile valutarlo, ma chiude bene. E in generale la difesa concede la prima vera occasione da gol alla squadra avversaria, lo dicevamo prima, lo dicevi tu, sul 3-0, dopo aver già sbagliato almeno 3 nitide occasioni da gol e preso 1 o 2 pali, non so quanti ne abbiamo presi, tantissimi. Io riparto proprio dalla fine. L'Inter di Inzaghi è sempre stata un Inter a volte solo a livello di impressione, perché il primo anno sei comunque la miglior difesa, a volte nei fatti, perché l'anno scorso hai subito una marea di gol in più. È sempre stato un Inter che ti dava l'impressione di essere estremamente produttiva in attacco, ma un pochino fragile dietro, non sempre concentrata quantomeno. 180 minuti prima di questa partita senza grandi rischi, t'arriva la prima partita dove appunto il livello si alzava, altra gara praticamente senza rischi. Nel primo tempo c'è un tiro di Bonaventura da fuori, nella ripresa c'è giusto quel colpo di testa di, mi pare, Sottil, dove Sommer respinge. Non solo non prendi gol, non concedi nemmeno. In un Esatto. momento in cui fai 4 gol in una partita e nelle altre 2 ne hai fatti 2 e 2 con anche altre occasioni. Cioè è una partenza veramente impeccabile. Evidentemente non potrà andare avanti così tutto l'anno, altrimenti fa il campionato perfetto. Però un approccio
che era uno dei fattori che io e te ripetavamo spesso in questa stagione sarà fondamentale nelle prime partite, l'approccio nella casella cosa da migliorare, insomma, lascia ben poco secondo me. Ecco, adesso ti faccio vedere. Allora, il terzo appunto che mi ero preso io era relativo soprattutto a Thuram, ma in generale all'attacco. Su questo faccio vedere, ma devo ringraziare di cuore Dercucci Cufo, grazie davvero Dercucci per il grandissimo supporto al nostro progetto. Bellissima partita, Thuram ha iniziato la sua scalata mentre Lautaro è già là in cima che lo aspetta. Ecco, su questo tema dobbiamo soffermarci perché è stato il grande tema di questa partita. Le statistiche innanzitutto ci dicono l'Inter 4 expected goals a 0.41 con un sorprendente possesso palla nettamente a favore della Fiorentina, ma è stata un po' tutta la partita così, con una Fiorentina che ha fatto questo possesso palla un po' sterile, l'Inter lo ha lasciato fare e quando ha detto è il momento di aggredire, andando ad attaccare palla, è lì che ha riconquistato e che è andata a segnare e a far bene. 21 tiri a 6, 11 in porta a 2 e in generale tutti i numeri di un dominio abbastanza netto da parte dell'Inter, 7 parate da parte della Fiorentina, una Fiorentina che ha gestito molto di più il pallone, 527 passaggi totali, è anche l'indicazione di un Inter che ha gestito meno ed è stata anche più verticale e questo nel gioco si è visto, lo si è visto soprattutto con un Thuram che è stato grande protagonista, Simo, perché su Thuram c'era tanta attesa, è stato molto tenuto sotto osservazione perché inevitabilmente, sono d'accordo, c'è aspettativa, deve esserci aspettativa su Thuram soprattutto, ma io ho sempre detto, oggi Thuram sbaglia dei gol, anche alcuni che ti fanno un po' storcere il naso, però da un lato sarei stato più sorpreso nel vedere Thuram pronti via a ogni azione un gol, perché non è quello Thuram, potrebbe diventarlo, ma ad oggi non lo è. Ma soprattutto io ho sempre detto, perché devo concentrarmi sull'ultimo tratto di strada non ha fatto, quando è un giocatore che arriva da un altro campionato, un altro torneo, altro sistema di gioco, giocando a sinistra tra l'altro, partendo a sinistra, lo hai ricontestualizzato in una maniera totalmente differente e ad ogni partita sta aggiungendo qualcosa. Io nel percorso, guardando in avanti, vedo questo, un giocatore che ha iniziato a dialogare, ha continuato a dialogare e ha aggiunto poi più presenza anche associativa con Lautaro. Poi ha aggiunto gli assist, oggi ha aggiunto assist, gol, si è procurato il calcio di rigore e tanti movimenti da prima punta, facendosi trovare pronto, non li ha messi dentro, ma i movimenti li ha fatti. Io mi preoccupo di più se l'attaccante non crea. Lui oggi ha creato tantissimo. Adesso mi concentro sul il prossimo step, confermarsi così. Sì, hai detto esattamente quello che dicevo anch'io appunto in cronaca. Io sono preoccupato quando l'attaccante o comunque la squadra non crea, non produce. Se la squadra produce poi il calcio, ma come anche il basket, la pallavolo, ogni sport, il gesto tecnico per forza di cose tu lo devi preparare. Poi nell'esecuzione scivoli un attimo o semplicemente proprio impatti male il pallone, eccetera, la palla va fuori invece che dentro. Fa parte dello sport, perché se ogni Sì. cosa che tu produci bene realizzi, le partite finirebbero 27 a 12, cioè finirebbero con una marea di gol. Quindi va benissimo che alla fine lui abbia prodotto così tanto. Chiaramente non può andare avanti così perché poi nelle partite soprattutto che contano almeno un paio di quei 3-4 gol incredibili me li devi mettere. Però è la prima partita in cui registri questo evento. Le scorse, come hai detto, erano gare in cui Thuram neanche tira. Allora io mi prendo il fatto che tira finalmente, che fa gol, che si prende il rigore e poi chiaramente lì deve andare a migliorare. Però come dicevo prima, se l'azione è costruita bene e il tiro arriva, diciamo, come punto finale di una costruzione perfetta, che entri o che non entri, fa la differenza chiaramente nel risultato e ci mancherebbe altro. Però nel giudizio io mi concentro sulla parte precedente, personalmente. Poi Simo, ci sono tantissime cose, quindi le dico velocissime. Tu aggiungi, interrompimi quando vuoi. Lautaro Martinez non è l'attaccante da 20 gol, si è detto. È già 5 in 3 partite senza calci di rigore. Oggi raggiunge i 107 gol nella storia dell'Inter, quindi entra nella top 10 all time. Io non lo so, gli si può chiedere ancora di più, però oggi ha fatto quei gol che noi chiediamo a lui, da centravanti vero, senza, cioè cinico. Punti il portiere, la butti dentro e chiudi la partita da vero attaccante. Quindi Lautaro oggi super applauso per me fino al 90° a rincorrere gli avversari. Poi le altre due cose che mi ero appuntato, una era
relativa ai nuovi. Sarei stato curioso di vedere i nuovi, non li abbiamo visti, vabbè, sarà per la prossima, non è un particolare problema. L'altro è relativo al fatto che, sì, sugli attaccanti comunque quella cosa di convertire di più in gol sembra paradossale dopo un 4-0, però è vero, qualcosa in più si può fare da quel punto di vista nella conversione in gol di alcune occasioni. L'ultima cosa che io voglio vedere da questa Inter, oltre a confermarsi su questi passi, è per ora sta andando tutto troppo bene, cioè sta funzionando tutto. L'anno scorso noi abbiamo avuto delle difficoltà quando siamo andati sotto e quando abbiamo subito gol soprattutto. Quindi l'ultimo test che voglio capire è, di nuovo, ovviamente il Milan sarà un test ad un altro livello ulteriore, ma anche capire quest'Inter ha anche la mentalità, la testa forte da reagire nei momenti di difficoltà. Per ora non ce n'è stato bisogno, mi sta benissimo così, però nell'arco di una stagione ci saranno quei momenti, quindi questa cosa qui la vorrei vedere. Se non vuoi aggiungere su questo, Simo, ti aggiungo un'ultimissima cosa Vai. e ti lascio la parola. L'ultima cosa, Çalhanoğlu rigorista. Oggi Çalhanoğlu batte il rigore. Per me questo è un tema perché, dicevo, secondo me contro il Cagliari c'è stata una svolta della stagione interista del ruolo di Çalhanoğlu in questa Inter che lo sta spingendo molto, lo sta responsabilizzando molto e il fargli battere i calci di rigore per me è un ulteriore attestato in questa direzione. Sono d'accordo e io torno molto velocemente su quello che hai detto prima, e cioè che verissimo il discorso della reazione alla situazione negativa che ancora non c'è stata e che deve esserci, perché la stagione è fatta anche di questo. Tu puoi essere fortissimo, ma può capitare anche contro le piccole, banalmente, di dover reagire, e quest'Inter deve saperlo fare. Sul discorso dei cambi, un flash, perché poi l'ho già detto tante volte, ma anche oggi lo voglio ribadire: quest'Inter è profonda a livello di rosa e ha modo di non abbassare eccessivamente il livello pescando dalla panchina. Questo è un assist, è una bravura incredibile che è riuscita a un obiettivo che è riuscito a centrare la dirigenza, portando tanti giocatori utili, non avendo più quei famosi cambi che, non voglio ripetere i nomi, ma li sapete, che abbassavano notevolmente il livello e che si trasformavano 9 volte su 10 in un cambio buttato. La differenza si nota, anche se oggi sono entrati a gara praticamente chiusa. Però io non ho notato cali di tensione e di qualità, e questa è una cosa che sono convintissimo che a lungo andare si noterà sempre di più. Anzi, sono entrati molto bene Frattesi, Quadrado che fa l'assist, anche Arnautovic con buona cattiveria. E io, per chiudere, Simo, poi faremo un'analisi tattica più approfondita il giorno post partita all'interno della diretta delle 19:30, andremo più in profondità perché di temi secondo me ce ne sono tanti. La cosa interessante è vedere ancora una volta la conferma di un Inter che diventa pericolosissima soprattutto in due modi: la verticalità e la riaggressione attorno ai 40 metri o comunque in zona offensiva. Queste sono, secondo me, le due chiavi tattiche più interessanti di questa primissima parte di stagione dell'Inter, sulle quali si stanno costruendo i pericoli principali e più importanti. Ed è un cambiamento interessante rispetto alla scorsa stagione che mi sembra giusto sottolineare. Non ho altro da aggiungere, le pagelle le facciamo a parte. Dimmi tu. No, neanch'io, tutto benissimo. Adesso arriva il Milan, che è un altro crash test molto pesante. Potrebbe anche finire male, perché il Milan è una squadra forte. Non ridimensioniamo tutto, cioè se dovessimo sciaguratamente perdere, non ribaltiamo il tavolo chiedendo la testa di ogni componente di questa squadra, altrimenti non ha molto senso. Ecco, lo dico a 2 settimane dalla partita. Ma ci presentiamo con fiducia, assolutamente. Iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti, un bel mi piace per sostenerci, e vi aspettiamo su passioneinter.club, dove l'analisi prosegue, e vi aspettiamo lì.